Salve, buongiorno, sono Francesco Amoroso, pasticcere dello Chalet Ciro a Margellina, Napoli. Siamo qua oggi per presentarvi l'impasto per la graffa. Gli ingredienti della graffa sono farina bianca 00, sale, zucchero, vanillina, lievito, burro, uova, acqua. Andiamo ora a eseguire l'impasto. Farina bianca, zucchero, sale, vanillina, lievito, burro, uova. Versiamo una parte dell'acqua e ne riserviamo la seconda metà durante l'impasto. Una volta versato tutti gli ingredienti nella nostra planetaria, facciamo girare a velocità lenta. Una volta aggiunta la seconda parte d'acqua, dopo un quarto d'ora lo togliamo dalla planetaria, lo arrotoliamo, diamo la possibilità all'impasto di riposare sul banco per un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo che si rilassi, coprendolo con una busta di cellophane. Andiamo alla fase successiva, prepariamo le graffe. Dopo aver fatto riposare il nostro impasto, prendiamo un po' di farina e in una teglia ne distribuiamo un poco per poggiare le nostre graffe. Mettiamo giusto della farina per non far attaccare al momento della friggitura. Andiamo a formare le nostre graffe. Dovremo tagliare almeno un pezzettino di circa 100 grammi per ogni graffa. Abbiamo fatto riposare un po' i nostri pezzettini per la formazione della graffa. Allunghiamo la pasta stando attenti a non strapparla sul finale. Una volta raggiunta la nostra forma, la avviciniamo, puntiamo e la appoggiamo sulla teglia. Ripetiamo lo stesso procedimento per tutte le graffe, bagnando sempre un po' magari la mano nella farina per non far attaccare l'impasto al tavolo da lavoro. Dopo aver formato le nostre graffe, le poggiamo nella teglia coprendole con una busta in cellophane, facendole lievitare fino a quando il loro volume non sia triplicato. Una volta che le nostre graffe hanno triplicato il volume, andiamo a friggerle in olio di girasole. Al momento della cottura, che deve essere dorata, vanno messe nello zucchero semolato con un pizzico di vanillina per aromatizzare il tutto, dove la avvolgerà per intero, pronta per essere degustata. Oggi vi abbiamo proposto una ricetta molto semplice da riprodurre anche a casa, però io vi consiglio di venirla a provare da noi, che siamo anche di fronte al mare.